Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, settembre sta arrivando e dopo i rituali che abbiamo fatto insieme nei mesi precedenti, sento che è arrivato proprio il momento di aprire questo nuovo spazio. Allora, la porta di luglio, la porta di agosto sono state molto oltre quello che avrei mai potuto immaginare. Cioè, giorno dopo giorno avete proprio riempito questo spazio con centinaia di racconti, immagini, animali, avi, presenze, doni, ma soprattutto, insieme alle immagini, avete iniziato a raccontarmi proprio qualche cosa di molto più importante, cioè manifestazioni incredibili, cioè cambiamenti nella vostra vita concreta. So che avete preso decisioni che finalmente siete riuscite a prendere, tantissime situazioni che hanno cominciato a muoversi, avete avuto incontri, sincronicità, chiarimenti, grandi realizzazioni, dalle più piccole alle più grandi. Qualcuno di voi ha ritrovato quelle forze che credevano perdute, altre hanno lasciato andare qualche cosa, no, che vi portavate le zavorre emotive da tantissimo tempo. Altri di voi hanno cominciato semplicemente a guardare quello che accadeva nella propria vita con occhi diversi, cambiando il risultato del proprio karma, cioè abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto un rito per vivere una vita diversa, perché quando cominciamo a vivere le immagini, non più come qualcosa da interpretare, da controllare, ma come presenze proprio con cui entrare in relazione, cambia anche il nostro modo di vivere quello che ci accade, no? Cioè la vita smette di essere subita e inizia a essere co-creata. Quindi abbiamo iniziato a cooperare con la nostra vita, con il nostro daimon, con le forze, con gli dei. E tantissime delle vostre testimonianze di questi mesi, cioè come se mi avessero detto che quando cambia cioè quello che mi avete fatto capire è che la relazione con la vostra vita, con le vostre immagini è completamente e radicalmente cambiata, cambiando anche gli effetti della vostra vita. E quindi avete riconosciuto possibilità, avete risposto alla vita con fervore, con passione. Quindi oggi continuiamo, facciamo un passo più avanti. Questa volta, sempre, anche questa volta lasceremo che siano i tarocchi a mostrarci la direzione del viaggio. Lo abbiamo fatto ad agosto, abbiamo affidato all'oracolo la forma in cui il nostro rito doveva essere fatto, e faremo la stessa cosa. E abbiamo visto che ci ha portato in dei luoghi che non avremmo mai potuto pensare in anticipo, in anticipo, no? Quindi, allora, per quanto riguarda settembre, sono tanti giorni che io mi si presenta l'immagine di un fuoco, di una fiamma. Il fuoco che cos'è? Il fuoco illumina, il fuoco è alchimia, il fuoco trasforma, scalda, cioè rende visibile quello che prima stava nell'ombra. Ma soprattutto il fuoco trasforma la materia, alchimia trasformativa. Però non voglio decidere io che cosa deve significare questa fiamma, questo fuoco che vedo. Voglio chiederlo alle immagini a mezzo dei tarocchi. Voglio che siano loro a mostrarci cosa questa fiamma vuole accendere, vuole trasformare, vuole trasportare nella nostra vita. Da quello che emergerà adesso con le carte nascerà il nostro nuovo rituale di 21 giorni. E c'è una cosa importante però che voglio dirvi sin dall'inizio, da adesso, cioè non importa quando vi arriverà questo video, questo rito, potrebbe essere adesso, potrebbe essere il 1° settembre, potrebbe essere il 15 settembre, potresti vedere questo video il 28 settembre, non sarai mai in ritardo perché settembre sarà la soglia attraverso cui questo rito entra nel mondo. Però il viaggio che ognuno di voi farà con questo rito inizia dal momento esatto in cui incontri il video. E se incontri questo video il 28 settembre, non è che sei in ritardo, cioè il rito è venuto a cercarti nel momento in cui eri pronta ad attraversare questi 21 giorni, mi spiego? Quindi da quel momento in poi inizieranno i tuoi 21 giorni, quindi prenderemo un nuovo quaderno, prenderemo, se avete il quaderno rituale dell'altra volta, magari prendete un altro o dividete lo spazio, perché
entreremo di nuovo in relazione con le immagini, però chiederemo, eh, chiederemo a queste immagini cosa vogliono farne della nostra vita. Cioè, allora, se avete attraversato con me le porte precedenti, sapete già che cosa può accadere quando smettiamo proprio di chiedere alle immagini semplicemente ma che cosa significa quello, quell'altro, no? E invece iniziamo a chiedere alle immagini che cosa vuoi da me, che cosa sei venuto a mostrarmi, come posso cooperare con te. E, se invece sei qui per la prima volta, sei nel posto giusto, non devi recuperare niente, il tuo viaggio può cominciare esattamente da qui, ok? Quindi adesso prepariamo i tarocchi, perché prima di accendere la fiamma chiediamo all'oracolo dove vuole condurci il fuoco di settembre. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per tutta la mia famiglia, per tutto il nostro sangue, la nostra comunità. Per questi 21 giorni il nostro daimon dove vuole accendere la nostra fiamma? Allora, qual è la prima energia che la fiamma vuole risvegliare in noi? Questa carta che estrarrò adesso guiderà il primo, il secondo e il terzo giorno. Seconda carta, qual è la seconda energia che la fiamma vuole risvegliare in noi? Questa carta guiderà il quarto, il quinto e il sesto giorno. Qual è la terza energia che la fiamma vuole risvegliare in noi? Questa carta guiderà il settimo, l'ottavo e il nono giorno. Quarta carta, qual è l'energia che vuole risvegliare in noi? Questa carta guiderà il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo giorno. Quinta carta, qual è la quinta energia che la fiamma vuole risvegliare in noi? Questa carta guiderà il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo giorno. Sesta carta, qual è la sesta energia che la fiamma vuole risvegliare in noi? Questa carta guiderà il sedicesimo, il diciassettesimo e il diciottesimo giorno. Settima carta, qual è la settima energia e ultima che la fiamma vuole risvegliare in noi? Questa carta guiderà il diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo giorno. Qua. Poi, ottava carta, il compimento. Dove vuole condurci questo viaggio? Che cosa vuole essere pronto a nascere in noi al termine dei 21 giorni? Nona carta, che parlerà del quaderno. Come nei rituali precedenti, ti chiederò di scegliere un quaderno nuovo, come ti ho detto prima, dedicato solo a questo viaggio. Ma voglio andare a vedere adesso i tarocchi, quale funzione iniziatica il quaderno durante questi 21 giorni avrà. E poi, decima carta, il gesto finale. Quando 21 giorni saranno compiuti, quale gesto rituale dovremo compiere con il nostro quaderno? Allora, bene, abbiamo fatto nostra mappa, adesso l'aprirò tutta e vediamo qual è il nostro percorso iniziatico in questi 21 giorni. Allora, decimo carta stavo dicendo, 10 di bastoni prima carta, seconda 5 di denari, terza la morte, quarta il 5 di coppe, quinta il 10 di spade, sesta cavaliere di coppe, settima asso di bastoni, ottava 4 di coppe, nona 2 di bastoni, decima carta, il mago. Cioè vabbè, sta sequenza è impressionante comunque.
Questa sequenza è impressionante. Gli unici arcani maggiori sono la morte e il mago. Qua ripuliamo la cenere e creiamo. Cioè, c'è proprio la pulizia e poi crei il nuovo fuoco. Allora, giorno 1, dall'1 al 3, primo giorno, lasciare il peso. La prima fiamma ti chiede che cosa stai portando addosso dentro di te che non hai più bisogno di portare. Che ne so, delle responsabilità, un'identità, doveri, aspettative, pesi ereditati. Cioè, prima di accendere questa fiamma bisogna lasciare spazio. Poi, secondo giorno che guiderà dal quarto al sesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì. Allora, incontrare la penuria, la dea Penia. Il territorio della Penia va fortissimo. Allora, dov'è che ti senti fuori dalla vita? Potrebbe essere mancanza d'amore, mancanza di valore, mancanza non solo di denaro, mancanza di denaro, appartenenza. Cioè, qua andiamo a incontrare la Penia come immagine, no? La dea Penia come immagine. Sapete che Penia poi si sposa con Porso e nasce amore, no? Il dio dell'ingegno. Quindi incontriamo la Penia come immagine e le chiediamo che cosa è venuta a darci, cosa vuole da noi, cosa ci vuole mostrare. Poi, terza carta che va dal settimo al nono giorno, con la morte cambiare pelle. Adesso qualcosa finalmente può morire veramente, può essere un'identità, un'immagine di sé, non elimino quello che non mi piace, ma consento alla trasformazione di compiersi. Poi, quarta carta che va dal decimo al dodicesimo giorno, con il 5 di coppe, il dolore diventa alleato. La dea dell'abbandono diventa alleato. Abbiamo già 2-5. Settembre è proprio un mese di così, che c'è il 10 di spade, quindi allora questo è il lavoro sulle emozioni ctonie, cioè non scappiamo dalla dea della tristezza, dal rimpianto, da quello che non è potuto essere, ma entriamo in relazione con il Dio che abita questa perdita, no? Cioè potrebbe esserci qua qualcosa di sorprendente quando arrivate a fare dal decimo dodicesimo giorno, perché è uno dei passaggi più potenti, no? Sì che abbiamo il 10 di spade e la morte, ma questo è uno dei passaggi più potenti col 5 di coppe, perché poi entri nel 10, quindi la quinta carta dal 13° al 15° giorno c'è la resa. Cioè non c'è più niente da aggiustare qua. Mi arrendo alla vita, mi do la resa attiva. Il 10 di spade è qua e chiude definitivamente questo vecchio ciclo. Boom, 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 boom. Sì. Poi stupendo perché dal 16° al 18° giorno bisogna seguire la chiamata col cavaliere di coppe. Dopo la resa arriva Eros. Dopo la Penia, no? Penia si sposa con Poros e nasce Eros. Quindi torna il desiderio. L'amante mistico torna a chiamarti. Cioè non devi più trascinare la vita, ma qualcosa ti attrae. Cioè ti attrarrà qualcosa dopo questo compimento qua. Eros ti chiama, l'amore ti chiama. Poi, dal 19° al 21° giorno, con la settima carta, l'asso di bastoni, accendere, no? Ecco la fiamma che cercavamo. Per questo è prima la pulizia qua e poi si accende la fiamma. E cioè, capite che quindi il rituale inizia ad accendere la fiamma dopo questo passaggio. I tarocchi ci stanno dicendo che la fiamma è addirittura il compimento delle sette tappe qua. Cioè, prima bisogna deporre, attraversare, morire, sentire, arrendersi, innamorarsi. Poi il fuoco si accende. Mi spiego? Quindi con l'ottava carta, dove stava? Eccola.
8, 9, 10, sì. Allora, con l'ottava carta, dove conducono i 21 giorni, cosa è pronto a nascere? Il 4 di coppe in questa posizione è una carta molto raffinata, cioè io qua non leggo il 4 di coppe come apatia, come insoddisfazione, ma vedi che qua c'è una sirena che sta offrendo una coppa, mentre la persona è come se rischia di non riconoscere che la sirena le sta offrendo una coppa, quindi imparare a riconoscere quello che la vita ti sta già offrendo. Mi spiego? Quindi quante volte stiamo concentrati su quello che manca, su quello che non è andato, l'insoddisfazione. Ok, la tappa qui è imparare a riconoscere quello che la vita ti sta già offrendo. Quindi dopo 21 giorni noi riusciamo a riconoscere qualcosa che non avremmo mai potuto vedere. Mi spiego? Cioè, quale dono della vita sono finalmente pronta o pronto a vedere? E qua tu lo vedi. Cosa fare del quaderno, il 2 di bastoni? Allora, io pensavo tutt'altro, invece il 2 di bastoni mi dà un'altra prospettiva. È una mappa, è una mappa. Allora, il 2 di bastoni guarda il territorio, quello che già conosce, no? Tiene il mondo tra le mani, contempla una direzione. Quindi durante i 21 giorni il quaderno raccoglierà tutto quello che vedete, le immagini, le parole, gli incontri che farete, i sogni, le sincronicità. E alla fine tu rileggendolo ti potrai chiedere: ma verso quale vita mi stanno orientando tutte queste immagini? E il gesto finale è il mago, stupendo. Il mago dice praticamente questo: usa tutto quello che hai raccolto. Cioè il mago ha gli strumenti davanti a sé, trasforma il potenziale in azioni concrete. Quindi il rito finale non è qualcosa come abbiamo fatto nelle altre porte, no? La distruzione del foglio, ma dovrebbe essere creativo. Cioè dal quaderno ciascuno di voi potrebbe scegliere per esempio o una parola forte che gli arriva, o un'immagine, o un desiderio, o un'azione concreta, cioè con questi elementi creare una sorta di sigillo della propria fiamma. Oppure nell'ultimo rito potete mettere il quaderno davanti a voi, accendete una candela e potete formulare una ferma risoluzione che è nata da quello che avete scoperto nei 21 giorni. Cioè trasformate il quaderno in uno strumento di creazione. Allora, mago più 2 di bastoni è chiarissimo, no? Simbolicamente, cioè ciò che hai visto nel rito diventa una direzione, ciò che hai ricevuto diventa un'azione. Sì, se guardo l'intera storia, no? Portavo, mancavo, morivo, piangevo, mi arrendevo, torno a desiderare, mi accendo, riconosco l'offerta, vedo la direzione e creo. Sì. Ok, ragazze mie ragazzi, io adesso costruirò le 21 domande per ogni carta. Sì, così vi indicherò cosa fare dal primo al 21 giorno, al 21esimo giorno, ok? E passiamo nella stanza yoga.